Salute a tutti! Dopo l'interrogatorio di Gabriella Ghiribelli il 27 dicembre 1995, Michele Giuttari mise nel suo mirino il personaggio nuovo che era uscito da questo interrogatorio, Fernando Pucci. Leggiamo dal suo libro Il mostro. Il nuovo anno si apre con l'interrogatorio di Fernando, il pomeriggio del 2 gennaio 1996. I miei uomini hanno rapidamente raccolto i dati utili per identificarlo e convocarlo da me. Hanno appurato che negli anni che ci interessano frequentava assiduamente Lotti, che possedeva una moto Ape e non era sposato, ma viveva con i suoi fratelli a Monte Firidolfi. Un perfetto sconosciuto per noi. Non solo non era mai entrato nell'inchiesta sul mostro, ma non era neppure stato mai oggetto di alcun tipo di accertamento. Era ignoto sia al terminale del Ministero dell'Interno che ai vari archivi della Questura. Non aveva neppure il passaporto. Quando entra nel mio ufficio non nasconde un certo nervosismo. Non si è neppure seduto che mi dice di avere fretta di tornare a casa dove i suoi fratelli lo stanno aspettando per la cena. E sono solo le 4 di pomeriggio. Poi sceglie una poltroncina, quella più vicina alla finestra, e siede evitando di guardarmi in viso. Fernando Pucci era di 8 anni più anziano di Giancarlo Lotti, era del 1932. Come dice qui Giuttari, viveva a Monte Firidolfi in un complesso, penso che sia stata una palazzina o una villetta un po' grande. Viveva con i suoi 2 fratelli, però aveva un appartamentino separato, cioè i 2 fratelli avevano ognuno la propria famiglia e ci viveva anche lui in questo appartamentino separato. E dai suoi fratelli andava a mangiare. L'interrogatorio si protrasse per ben 3 ore, dalle 16:15 alle 19:30, si legge nel verbale, considerando i tempi morti, insomma 3 ore. Ad ascoltarlo, oltre Giuttari, c'erano Riccardo Lamperi, ispettore, e Alessandro Venturini, sovrintendente. Leggiamo qualche passo del verbale che uscì fuori. Ecco, in questo verbale ci sono diverse parti interessanti di vario tipo. Cominciamo con la descrizione del rapporto di amicizia con Lotti. Mi viene chiesto se conosco e ho frequentato in passato tale Lotti Giancarlo, detto Zampino. Ho conosciuto Lotti Giancarlo, che ho anche frequentato per circa 6-7 anni, fino a circa 10 anni fa, allorché egli non venne a un appuntamento che mi aveva dato a San Casciano, per cui non lo cercai più e mi allontanai da lui. Ecco, teniamo presente, qui si parla di 6-7 anni prima dell'85, con il che si arriverebbe al 78, ma probabilmente anche prima, perché a quanto se ne sa, diciamo dalle informazioni successive, Lotti e Pucci si frequentavano prima che Lotti avesse preso la macchina, che l'ha presa nel 78. Con questa macchina andavano a Firenze a prostitute e prima andavano a Firenze a prostitute con il bus. Per cui è possibile che la loro conoscenza risalga al 77, se non addirittura al 76. E qui è interessante che circa 10 anni fa, per cui nell'85, l'anno del delitto degli Scopeti, si allontanarono i 2. Con il Giancarlo ero solito trascorrere tutte le domeniche pomeriggio e sera, in quanto con la macchina del predetto ci recavamo a Donne qui a Firenze. E qui si vede che la macchina del predetto certamente non sono parole di Fernando Pucci, no? Qui è il verbalizzante che verbalizza a suo modo. Preciso che solitamente andavamo da una certa Gabriella Ghiribelli, che trovavamo a Borgo San Lorenzo, ove la donna aveva un mini appartamento e ci riceveva. Borgo San Lorenzo immagino sia un borgo di Firenze, non la città. Prima di conoscere Gabriella andavamo a donne che si prostituivano nella zona della stazione, ovvero delle Cascine, mentre quando abbiamo conosciuto la Gabriella praticamente venivamo a Firenze solo per lei. Qui si può notare che mentre la Ghiribelli qualche giorno prima aveva detto a Giuttari di aver conosciuto Lotti nell'86, qui Pucci sta dicendo che la frequentavano ben prima, perché lui avrebbe detto che dall'85 avrebbe smesso di frequentare Lotti e che in precedenza andavano dalla Ghiribelli. Ma poi la Ghiribelli sarebbe ritornata sui suoi passi. Con me e Giancarlo, che eravamo coppia fissa per le girate a Firenze la domenica, qualche volta è venuto anche il Vanni, che mi risulta non ha avuto in quelle circostanze rapporti con prostitute,
Il Vanni era un tipo un po' particolare, nel senso che non era normale, tanto che si portava appresso falli di gomma. Il Vanni è venuto insieme a noi in quanto era un buon amico di Giancarlo. È che qui il verbale arriva al dunque. Ecco, naturalmente, io lo ripeto, ma è sempre bene tenerlo presente, e non sappiamo come si arrivò a questo argomento nella realtà. Si sa che nel verbale a un certo punto si parla di questo, ma come ci arrivò Fernando Pucci a parlarne? E questo non lo sappiamo e non lo sapremo mai. L'argomento è un argomento molto interessante. Mi viene chiesto se qualche volta durante le nostre girate con Giancarlo mi sono fermato nella piazzola degli Scopeti di San Casciano. Al riguardo ricordo bene che solamente in un'occasione ci siamo fermati in questa piazzola e ciò si è verificato circa 10 anni fa, precisamente una domenica, 10 anni fa nell'85. Allorché rientrando da Firenze dopo la solita girata e visita alla Gabriella, ci siamo fermati per un bisogno fisiologico di entrambi. Attenzione, ci si ricordi di questo fatto, di questa giustificazione, un bisogno fisiologico di entrambi. E ricordo che fu Giancarlo a dire di fermarci in quel posto. Una volta fermatici all'inizio della stradina che conduce nella piazzola, ricordo bene che notammo una macchina di colore chiaro ferma a pochi metri di distanza da una tenda e alla nostra vista 2 uomini che si trovavano a bordo di quell'auto scesero e si misero a vociare contro di noi con atteggiamento minaccioso, tanto che subito andammo via. I 2 minacciarono di ucciderci qualora non fossimo andati via subito e noi, impauriti, aderimmo allontanandoci dal posto. Il Giancarlo mi accompagnò a San Casciano, ove io avevo lasciato l'ape e con questa ritornai nella mia abitazione. Ecco, qui è importante un fatto, che Fernando Pucci conferma l'avvistamento della macchina di Lotti sotto la piazzola la domenica sera, cioè conferma in sostanza la testimonianza di Gabriella Ghiribelli. Lui dice che quella sera effettivamente si fermarono lì sotto la piazzola di Scopeti e che questi 2 uomini li minacciarono e loro andarono via. Ecco, ora questa fermata di Pucci chiaramente non è compatibile, non è tanto compatibile con l'avvistamento della Ghiribelli, perché secondo Pucci tutto si sarebbe svolto nell'arco di pochi minuti. Arrivano lì, arrivano questi, li minacciano e loro se ne vanno. No, per cui la Ghiribelli sarebbe dovuta passare proprio in quei minuti e comunque avrebbe visto loro. Per cui è compatibile, ma fino a un certo punto. Poi c'è il discorso dell'automobile, cioè lui colloca l'auto dei due individui a metà tra l'ingresso della stradina e la piazzola in alto. E a dire il vero, in quella posizione la Ghiribelli, se da lì vedeva la tenda, cosa però di cui si può dubitare perché a quell'ora di notte, tanto più avrebbe visto la macchina, invece della macchina ferma lì sulla stradina la Ghiribelli non parlò. Ma andiamo avanti con il verbale, perché ci sono altre precisazioni su questi 2 personaggi. Mi viene chiesto se ho appreso e in quale modo del duplice omicidio di Scopeti, avvenuto nel mese di settembre del 1985. Ho appreso dai giornali e dalla televisione di questo brutale delitto. Ricordo che in paese sia io che Giancarlo raccontammo al bar centrale che ci eravamo fermati in quel posto di sera ed eravamo stati cacciati da 2 uomini che si trovavano già lì e che ci avevano anche rincorso per farci allontanare. Cioè qui Pucci sta dicendo che dopo questo episodio loro andarono a San Casciano e adesso non so se subito quella sera lì o in un altro momento, comunque raccontarono al bar che c'era stato questo episodio e però nessuno del bar aveva denunciato la cosa, no? Non denunciarono nemmeno loro. Poiché questi 2 uomini erano nei pressi della tenda e l'episodio narrato si era verificato il giorno prima della notizia del ritrovamento dei cadaveri, avevamo commentato che quelle 2 persone probabilmente avevano a che vedere con il delitto. Ricordo che nell'occasione riferita scappammo via anche perché, sentendoci rincorsi, temevamo che potesse essere utilizzato nei nostri confronti qualche arma di cui i 2 eventualmente disponessero. Ma questi 2 personaggi che potevano essere? Sentiamo come li descrive Pucci. I 2 individui che scesero dalla macchina e ci minacciarono erano entrambi di mezza età e di corporatura robusta, come quella del Giancarlo per intenderci. Il loro aspetto mi è sembrato piuttosto rozzo e il loro abbigliamento mi è sembrato piuttosto primitivo.
nel senso che erano vestiti con indumenti non fini, indossavano o un giubbotto o un giaccone. Qui possiamo notare, tanto sappiamo, no, che poi si sarebbe arrivati a Vanni Pacciani, però possiamo notare che in questa prima descrizione dei due personaggi Pucci la imbrocca su Pacciani, perché effettivamente Pacciani era, almeno le foto che si vedono, era abbastanza tarchiato, ma Vanni no, Vanni era magro e un po' più alto, per cui ricordo che anche il loro parlare era piuttosto primitivo, tanto che le frasi che riuscì a percepire furono: «Cosa venite a rompere i coglioni? Andate via perché vi si ammazza tutti e due». Ne vidi meglio uno dei due, e questo aveva il viso pieno ed era un po' stempiato in fronte. Era piuttosto tarchiato ed era di altezza media, più o meno come me che sono alto 1,70 m. E questa descrizione si attaglia naturalmente a Pietro Pacciani. Ma veniamo al comportamento di Lotti. Allora, Pucci non conosceva i due uomini, però si rese conto che probabilmente Lotti li conosceva. Vediamo come. Quella sera, dopo l'episodio dei due uomini, Giancarlo divenne molto nervoso, tanto che, lasciato il posto degli scopeti, iniziò a guidare nervosamente e, giunti a San Casciano, mi lasciò subito a riprendere la mia ape. La domenica successiva di mattina mi recai al bar centrale. Vidi Giancarlo, che ancora era abbastanza nervoso per quanto ci era occorso la domenica precedente, e con lo stesso presi, come al solito, appuntamento per le 14 per venire a Firenze. Alle 14 tornai al bar centrale, ma non trovai Giancarlo, che, da come seppi, era già andato via. Da allora non lo cercai più. Faccio una premessa, poi magari lo vediamo in seguito. Questo fatto che Pucci avrebbe interrotto in seguito a questo malinteso l'amicizia con Giancarlo Lotti è chiaramente una bugia. Poi si sarebbe scoperto anche in dibattimento dalle parole del fratello che i due continuarono a vedersi e come. Però evidentemente io credo che Pucci stesse cercando di prendere le distanze da Lotti. In altra parte del verbale, quando si verificò l'episodio del duplice omicidio e commentammo quanto accadutoci, dissi a Giancarlo che volevo andare dai carabinieri a raccontare tutto, ma Giancarlo mi disse di non andare in quanto lui non sarebbe andato mai e poi mai per non passare da spione. Mi disse esattamente così: non voglio passare da spia, facendomi intendere che in effetti egli aveva riconosciuto i due individui e aveva paura di parlare con i carabinieri. Egli però non mi disse mai che fossero quei due soggetti, ma sono sicuro che egli li riconobbe e così giustifico anche il suo nervosismo nell'immediatezza e nei giorni successivi e la rottura dell'amicizia con me. Allora, non sappiamo bene al solito quello che veramente disse Pucci in quell'occasione, sappiamo quello che c'è scritto nel verbale, però anche soltanto quello che c'è scritto nel verbale ci porta a una considerazione. Pucci sostanzialmente aveva confessato di aver omesso di denunciare questi due personaggi, questo episodio, che presumibilmente aveva a che fare con l'omicidio dei due francesi. Allora, fino qui io credo che, al di là di quello che poi effettivamente fu detto in quel colloquio, a quanto risulta dal verbale, per il momento Pucci aveva ammesso di aver visto questi individui e non aveva denunciato il fatto. Però poi sappiamo che successivamente avrebbe ammesso ben altro, avrebbe ammesso addirittura di aver visto compiere l'omicidio e avrebbe anche ammesso di aver accompagnato Lotti a Vicchio a vedere la panda dei ragazzi che poi vennero uccisi, cioè sostanzialmente una vera e propria perlustrazione. Ecco, ora io credo che a fronte di questo comportamento si possono ravvisare reati più gravi dell'omessa denuncia, no? Forse, non so io, favoreggiamento, cosa si può... io non so di queste cose, però io penso che i reati possono essere anche abbastanza gravi. Teniamo presente che Fernando Pucci non fu mai imputato di alcun reato, rimase sempre e solo un semplice testimone, evidentemente perché in quel ruolo era più utile al proseguimento delle indagini.
Altre considerazioni su questo interrogatorio di Pucci. Ho fatto presente la frase "ci siamo fermati per un bisogno fisiologico di entrambi". Una frase importante che costituisce la motivazione con la quale Pucci giustificò la loro fermata a Scopeti quella sera lì. E questa giustificazione, che naturalmente è una giustificazione che non regge perché insomma proprio nel momento che avviene l'omicidio loro passano, gli scappa la pipì e si fermano proprio lì, insomma è una coincidenza abbastanza strana, no? Io credo che al di là di quello che fu detto, ripeto, in quella stanza nessuno ci credette, ma in ogni caso questa scusa è importante perché ci dice che Lotti e Pucci, prima di questo interrogatorio di Pucci, si trovarono e si misero d'accordo su una versione comune e questo è dimostrato dal fatto che anche Lotti usò questa scusa in un altro contesto, vediamo quale. Lo usò con la Ghiribelli. La Ghiribelli lo raccontò nell'interrogatorio dell'8 febbraio 1996, quello stesso interrogatorio che abbiamo tirato in ballo per la questione nel video scorso del verbale modificato del 21 dicembre. In quello stesso interrogatorio c'è anche questo passo molto interessante. Leggiamo. Circa l'episodio dell'auto che avevo visto agli Scopeti, preciso che dopo essere stata sentita in questura prima di Natale dall'ispettore Lamperi, e qui è quell'interrogatorio del 21 dicembre, avendo capito che la Sama sospettava che l'auto da me vista potesse essere del Lotti, telefonai una sera a Giancarlo chiamandolo al bar centrale. Questi per 2 volte si negò, ma alla terza venne al telefono. Gli dissi che gli dovevo parlare. Ci incontrammo il sabato alla Biblioteca Nazionale a Firenze, vicino a casa mia. Era prima di Natale. Facendo i conti, questo sabato era il 23, perché il 21 era giovedì. Per cui prima di Natale, che è il 25, quel sabato era 23. Gli chiesi perché non si era fatto più vivo, dopo che anche lui mi aveva detto che era stato interrogato dalla SAM e mi spiegò che non era più venuto a Firenze perché si sentiva seguito e una volta a Porta a Prato aveva visto l'ispettore Lamperi che era dietro di lui in macchina. Quando gli parlai della macchina rossa da me vista agli Scopeti, mi disse «Non ci si può più fermare neanche a pisciare, da allora non l'ho più rivisto». Ecco qua. La Ghiribelli ci sta dicendo che quando lei disse a Lotti «Ma non è che quella macchina lì era tua?» Prima di tutto Lotti non negò che quella macchina fosse sua e poi dette come giustificazione di quella fermata che si era fermato per fare pipì e questa è la stessa giustificazione di Pucci. Allora uno potrebbe dire, no, siccome questa Ghiribelli l'ha detta di tutti i colori, è molto facile, no, dire quello che ha detto non ha valore, né quello che avrebbe detto poi nel caso della pista esoterica, tutte balle naturalmente, né quello che disse così all'inizio al suo ingresso nella vicenda. Ma lì è truccare le carte. Ci sono degli elementi che ci dicono che effettivamente questo episodio tra la Ghiribelli e Lotti avvenne davvero. Cominciamo col dire che in un'intercettazione telefonica tra Ghiribelli e Nicoletti del 21 dicembre, la sera stessa in cui la Ghiribelli venne interrogata, c'è questo passo, l'ho già letto ai tempi al video giusto, ma lo rileggo. Anche il mio indirizzo gliel'ha dato Giancarlo, e questa è la Ghiribelli che parla alla Nicoletti, cioè si sta lamentando che Lotti ha dato l'indirizzo suo ai poliziotti. Ora io ho telefonato al bar, al centrale, e ho detto Giancarlo, come ti sei permesso di dare l'indirizzo? Ma io gli ho detto in via Tripoli, mica gli ho dato il numero, dice lui. Questa è la telefonata che la Ghiribelli fece a Lotti al bar centrale, prima di quella fatta alla Nicoletti, naturalmente perché ne parla la Nicoletti. In quella telefonata i due si misero d'accordo per vederci 2 giorni dopo, il 23, a Firenze, dove lei gli rimproverò, gli disse ma non era la macchina tua, e lui gli disse non ci si può fermare neanche a pisciare. Ma poi c'è ancora di più per dare veridicità a questo episodio, che il 25 gennaio precedente al momento in cui la Ghiribelli lo disse, l'8 febbraio, la Ghiribelli chiamò Lotti, lo chiamò in seguito
a una perquisizione che venne fatta quel giorno stesso a lei, venne fatta anche alla Nicoletti, a Pucci, a Lotti, a Galli, a Vanni anche. Lei chiamò il Lotti e i due parlarono. Il telefono del bar, fortunatamente da pochi giorni, era stato messo sotto controllo, e qui bisogna riconoscere a Giuttari che ebbe fiuto nel chiedere questo controllo, e si legge nella trascrizione. Qui sono gli uomini della SAM che riassumono la telefonata e dicono così: Gabriella Ghiribelli telefona al bar centrale e chiede di Giancarlo al proprietario del locale, Luciano, che lo chiama all'apparecchio. I due parlano delle perquisizioni che hanno subito ad opera della polizia e delle agende e appunti vari che sono stati loro sequestrati. A un certo punto, a giri 388, giro della bobina credo, la Gabriella dice: non ci si può fermare neanche a pisciare, lo hai detto tu? Giancarlo, che c'entra? E guardano dove ci si ferma. Me l'hanno detto loro, io non ho mica fatto nulla. A me non me ne frega nulla. Non ritorno a fare quel lavoro perché non mi sta bene. Allora cosa possiamo dire? Possiamo dire che Giancarlo Lotti a questa frase della Ghiribelli non risponde, ma io non ho detto niente, no? Cioè ammette di averlo detto. Questa è una cosa, diciamo, di quelle inequivocabili, no? Che non si può negare. Tutto questo discorso, io so, mi sembra Omar Khatami, non vorrei sbagliarmi, però a fronte di questa frase, me l'hanno detto loro, ci sono delle interpretazioni, no? Come se questo me l'hanno detto loro fosse un accenno a una preparazione che Lotti avrebbe subito a opera della polizia. Me l'hanno detto loro. Cosa gli hanno detto loro? Ma io penso che questo me l'hanno detto loro ha tutto un altro significato. Secondo me è un'ipotesi, è un'ipotesi. Con questo me l'hanno detto loro, Lotti svelò un minimo quello che era il piano che lui aveva pensato, aveva cominciato a pensare nella sua mente di tirare in ballo Vanni e Pacciani, perché poi in effetti successivamente, dopo che passò da testimone a indagato, lui raccontò, disse che erano stati Vanni e Pacciani a dirgli di farsi trovare lì. Ecco, io credo che questa frase me l'hanno detto loro, anticipi quello che poi sarebbe stato lo scenario da lui disegnato quando fu costretto a passare da testimone a imputato, a indagato, insomma. Ecco, io penso che quando Lotti ebbe questa notizia dalla Ghiribelli, fu il momento che effettivamente andò a chiamare Pucci, se non l'aveva già fatto prima, per concordare una versione comune, dicendogli a Pucci: guarda, di che ci siamo fermati per un bisogno fisiologico. Io penso che Lotti chiamò io credo che Pucci non ce l'avesse il telefono, chiamò al telefono uno dei suoi fratelli e poi parlò con Pucci. La Giuttari nel suo libro racconta di quella telefonata che ho appena detto, del 25 gennaio tra Lotti e Ghiribelli. E una cosa è chiara, scrive: Lotti e Pucci erano effettivamente lì la notte del delitto e hanno visto qualcosa. La motivazione, il bisogno fisiologico, sembrerebbe autentica, visto che i due ne parlano separatamente a persone diverse e in contesti completamente differenti, a meno di non pensare che si siano messi d'accordo, cosa che mi sembra poco probabile. Ma qui Giuttari fa un ragionamento che non sta in piedi. Cioè lui dice: loro hanno usato questa giustificazione separatamente, vuol dire che è una giustificazione reale, però poi si sarebbe scoperto poi che non è che si erano fermati per caso, erano andati lì perché Lotti si era messo d'accordo con Vanni e Pacciani, per cui questa storia di questa giustificazione, ci siamo fermati lì per fare pipì, è una balla, no? È evidente, non capisco perché Giuttari dice che invece testimonierebbe la genuinità, diciamo così, di questa giustificazione. Ma so che ragionamento ha fatto. Dopo questo interrogatorio clamoroso, no? Perché questo è un interrogatorio clamoroso, quello di Pucci, non so, uno avrebbe potuto pensare, i poliziotti a quel punto sarebbero andati a prendere per il barbaro Lotti, l'avrebbero preso e avrebbero detto: ma scusa, cioè il tuo amico dice che queste cose qua. E invece niente. Ma Pucci stesso, che evidentemente non aveva detto tutto,
o se l'aveva detto non era stato messo a verbale, questo non si sa. Comunque, supponiamo pure che avesse detto quello che risulta dal verbale. Cioè, dico questo perché, cioè, teniamo presente che davanti Pucci c'aveva un poliziotto di quelli con i cosiddetti, no? Cioè, uno tosto, l'avrebbe dimostrato in tante occasioni Giuttari. Giuttari era un mastino, cioè era abituato a interrogare mafiosi. Cioè, come poteva aver consentito che Pucci, un personaggio così semplice, non era un oligofrenico, ma era un personaggio semplice, si fosse tenuto tutto quello che poi avrebbe detto in seguito? Mi sembra una cosa un po' strana. Comunque, diciamo che probabilmente per una strategia investigativa il personaggio non fu spremuto come si poteva spremere. Lotti fu lasciato stare e praticamente si stette 3 settimane così, a riflettere. No? Io credo che si aspettasse il processo Pacciani, perché era quello che si voleva far finire per avere una situazione pulita sulla quale mettere le nuove tessere che si stavano profilando, buttando via le risibili prove del blocco, Schizzenbrunne, la pallottola nell'orto, bigliettini scritti, testimoni che avevano fatto riconoscimenti assolutamente poco plausibili. Ecco, tutta quella era tutta fuffa che si voleva buttare via, perché si profilava all'orizzonte uno scenario completamente differente, che non aveva bisogno di tutte quelle storie là. Anzi, erano storie che potevano intralciare. Comunque, in questo periodo abbiamo un documento interessante a firma di Giuttari, il 15, perché poi Fernando Pucci sarebbe stato reinterrogato il 23. Ma prima di arrivare lì, diamo un'occhiata a questo documento del 15. È un documento nel quale Giuttari riassume lo stato delle indagini. Non è un documento particolarmente interessante. Lui che cosa fa? Prende tutte queste testimonianze che erano venute fuori, soprattutto ad opera di Lamperi e Venturini, che nella loro ricerca di questi complici di Pacciani erano andati a pescare numerosi testimoni dell'epoca, li avevano reinterrogati, tipo adesso mi ricordo Pordoli, Stepman, cose del genere. Ecco, Giuttari tentò Maria Grazia Frigo, coniugi Martelli Caini, Giuttari tentò di fare un coordinamento tra tutte queste testimonianze, mettendoci dentro anche il nuovo interrogatorio di Pucci. Ma si legge in un passo di questa nota un passo interessante, questo. Dopo aver elencato i motivi di credibilità di Pucci, Giuttari ne dice uno di non credibilità. Il Pucci invece non appare credibile circa le motivazioni che lo avrebbero portato a fermarsi a quell'ora in quel posto, soddisfare un bisogno fisiologico. Strano però che poi quando scriverà il libro, un po' di anni dopo, farà quel discorso che abbiamo visto prima. Anche perché appare verosimile che il predetto e l'amico abbiano trascorso anche il pomeriggio in quel posto. E questo è importante, cioè Giuttari qui sta dicendo che secondo lui i due avevano trascorso lì anche il pomeriggio a Scopeti. Infatti, dalle puntuali dichiarazioni rese dai coniugi De Faveri Chiarappa, si evince che nel pomeriggio di quella domenica erano presenti, in prossimità della stradina che conduce alla piazzola degli Scopeti, 2 individui con un'auto di colore rosso sbiadito e dalla coda tronca che corrisponde perfettamente all'auto posseduta all'epoca da Lotti, Fiat 128 Coupé di colore rosso. Anche le descrizioni dei 2 uomini, notati dai prefati coniugi, corrispondono alle caratteristiche somatiche della coppia Lotti-Pucci. Cosa si può dire però? Che Giuttari sospettò che quei 2 personaggi fossero Lotti e Pucci, però a Pucci, a giudicare dal verbale, non gli chiese niente. Ma di questa sosta pomeridiana abbiamo già visto che a Pucci non sarebbe stato chiesto niente fino al 18 aprile, quando forse addirittura fu lui che lo tirò fuori, questo però non lo sapremo mai. Arriviamo al 23 gennaio, quando Pucci venne interrogato per la seconda volta. La prima volta era stato interrogato in questura da Giuttari, Lamperi e Venturini. Il 23 dicembre venne interrogato in procura da 2 PM, Francesco Flery e Paolo Canessa, con l'ausilio di 4 poliziotti. Fausto Vinci, ispettore che era il braccio destro praticamente di Giuttari, Lamperi Venturini e Lidia Scirocchi.
Ecco, in questo secondo interrogatorio vennero fuori delle cose in più, non indifferenti. Leggiamo: ci eravamo fermati per fare un bisogno, ma anche nell'intento di guardare qualche coppia che poteva essersi appartata in macchina nello spiazzo. E qui non sappiamo bene quale fu l'interazione di chi lo interrogava con Pucci, no? Qui potrebbe chi lo interrogava dirgli: ma questa storia del bisogno fisiologico è poco credibile, dica la verità a Pucci, perché vi siete fermati lì? Abbiamo lasciato la macchina sul bordo della strada e ci siamo avviati a piedi per il viottolo in salita. Ricordo di aver visto una macchina ferma, a luci spente, con la parte anteriore rivolta nella direzione di San Casciano e più oltre la macchina una tenda. E qui siamo a quella macchina che era ferma prima della tenda, con il muso verso la tenda, perché sappiamo che la stradina che portava alla tenda era praticamente inclinata nella stessa direzione per andare a San Casciano. Mentre ci stavamo avvicinando alla parte posteriore della macchina, sono usciti fuori da questa due individui, venendoci incontro. Uno di essi ci ha urlato delle frasi minacciose, dicendo più o meno che se non fossimo andati via ci avrebbe ammazzati. E qui viene la cosa importante. Ho potuto vedere che quello che diceva così aveva in mano una pistola, e questo dal verbale precedente non risultava. Mi viene chiesto se io sia sicuro che si trattasse veramente di una pistola, e io dico che ho proprio visto una pistola. Era notte fonda, però c'era un po' di albore. Noi ci siamo subito allontanati, siamo risaliti sulla macchina e siamo andati via, dirigendoci a San Casciano. Nel commentare l'episodio, il Lotti mi ha detto: io uno l'ho riconosciuto, e abbiamo discusso se era il caso di andare a denunciare il fatto ai carabinieri, dato che eravamo stati minacciati con una pistola. Il Lotti disse che non era il caso, dato che lui non intendeva fare la spia. Non mi disse chi era la persona che gli aveva riconosciuto. Quando ci lasciammo a San Casciano era circa l'1 di notte. Dico ciò perché quella sera avevamo cenato a casa della Gabriella e quindi eravamo partiti da Firenze piuttosto tardi. Ricordo perfettamente che il giorno successivo a questo episodio ho sentito parlare in paese del duplice omicidio. È stato proprio qualche giorno dopo l'omicidio che io e il Lotti abbiamo parlato del fatto al bar di San Casciano, anche con persone che erano presenti nel bar medesimo. Mi viene chiesto di indicare le persone che possono aver sentito i nostri discorsi, ma io non ne ho ricordo. E qui dice qualcuno di questi, ma è chiaro, no? Che non è mica vera questa storia, perché questi del bar, a fronte di una notizia del genere, qualcuno sarebbe andato a denunciare il fatto, visto che loro non ci andarono. Ma in effetti poi si cercò di chiedere a qualcuno lì, al proprietario del bar, ma nessuno disse niente, cioè questo fatto non venne confermato, ma è chiaro, no, che era una bugia. A un certo punto comunque in questo verbale Pucci introduce Vanni, vediamo come ci arriva. Mi viene chiesto se nei giorni successivi io abbia riparlato di quello che ci era capitato. Ne abbiamo parlato a San Casciano ed era presente anche il Vanni. Quest'ultimo disse che il Pacciani aveva una pistola, più precisamente disse: attento che il Pacciani ha una pistola. Si dà atto che a ripetute richieste di precisare gli esatti termini di questo colloquio e chiestogli se il Vanni si riferisse all'episodio dei due in macchina, risponde: noi parlammo delle persone che ci avevano minacciato, chiedendo a Lotti se aveva riconosciuto qualcuno, e Lotti disse: io credo che uno dei due fosse il Pacciani, aggiungendo come per mettermi in guardia: attenzione, il Pacciani ha la pistola. Ecco qua. Uno dei due personaggi a questo punto diventa Pietro Pacciani, ma Pucci non dice di averlo riconosciuto lui, dice che è stato Lotti a riconoscerlo e che Lotti glielo ha detto, era Pacciani, cosa che però non aveva detto prima, al verbale precedente, all'interrogatorio precedente. A nuove richieste di riferire tutto ciò che sa e tutto ciò che vide quella sera, il Pucci risponde: uno aveva il coltello e l'altro aveva la pistola. Quello che aveva il coltello era il Vanni e io non ho riconosciuto l'altro. Ecco qui. Lotti ha riconosciuto Pacciani, Pucci ha riconosciuto Vanni, per cui la coppia di individui comincia ad assumere i connotati ben noti. Invitato a dire se egli abbia capito che il delitto era già stato commesso, risponde: il Vanni disse che li avevano già ammazzati. Chiestogli dove e in che circostanza gli è stato detto ciò, risponde: il Vanni me lo ha detto al bar di San Casciano, qualche giorno dopo. Insomma, dopo questo interrogatorio, diciamo che il coinvolgimento
di Lotti in questo delitto era evidente, no? Secondo le parole di Pucci, per cui anche lì si doveva andare a prendere Lotti e a chiedergli qualcosa, ma per una strategia investigativa evidentemente si preferì non farlo. Si aspettò che iniziasse il processo Pacciani, allora interrogatorio di Pucci il 23, il 29 iniziò il processo Pacciani. Il processo Pacciani andò avanti un po', poi prima che si arrivasse al verdetto ci fu un'accelerazione. Il 7 venne interrogata la Nicoletti, ma l'interrogatorio più interessante è quello dell'8 febbraio, è quello che abbiamo nominato più volte. Abbiamo letto due passi di quell'interrogatorio, uno che riguardava il verbale del 21, uno che riguardava la storia del bisogno fisiologico. Leggiamone un altro. Tornando alla domenica in cui vidi la macchina la sera agli Scopeti, è la Ghiribelli che parla, ricordo che alle 15:30 mi trovavo come al solito in via Fiume, nei pressi del bar con l'insegna verde, e per quel che mi ricordo, vennero i soliti contadini, mi sembra la Delindo, il Beppe e il Valerio, che vennero con la Sita, il Lotti e il Fernando che vennero in auto, e Vanni Mario venuto anch'egli con la Sita. Per cui qui la Ghiribelli sta dicendo che quel pomeriggio, quando Giuttari aveva scritto che sospettava che quella macchina sotto Scopeti fosse quella di Lotti e Pucci, invece i due sarebbero stati a Firenze da lei. Però lei dice, per quel che mi ricordo. Io dissi subito però al Vanni che non lo volevo perché mi sceglievo i clienti e sapevo dell'episodio del vibratore sulla Sita. Il Vanni si incavolò e rimase ad aspettare gli altri con la Sita. Io mi intrattenni con ciascuno di loro, eccetera, eccetera. Va bene, arriviamo al terzo interrogatorio di Pucci, che fu a ruota di quello della Ghiribelli il giorno dopo, il 9 febbraio. Ancora una volta in procura, anche la Ghiribelli era stata sentita in procura, la Ghiribelli le due volte precedenti era stata sentita sempre in questura. Stavolta l'8 febbraio venne sentita in procura da IPM, insomma, più con l'ausilio dei poliziotti. Il giorno dopo, 9 febbraio, venne ascoltato ancora Fernando Pucci. Ad ascoltarlo gli stessi personaggi della volta precedente, cioè Fleury, Canessa, si aggiunse un terzo PM, Crini, e poi c'erano i 4 poliziotti che ho già detto, Vinci, Fausto Vinci, Lamperi Venturini e Scirocchi. E vennero fuori delle cose molto più interessanti di prima. Leggiamo, a domanda risponde, il pomeriggio della domenica, in cui poi avvenne il fatto, io e Lotti si era andati come sempre dalla Gabriella. Ecco qui c'è da presumere che a Pucci fosse stato detto, ma guardi Pucci che il pomeriggio a noi risulta che lei è stata a Firenze, è vero? Io penso che gli sia stato detto questo e lui naturalmente, come poi si sarebbe visto nel dibattimento, disse di sì, c'erano stati. Ma io credo di no, cioè secondo me loro erano sotto Scopeti quel pomeriggio, comunque, che a quell'epoca ci riceveva la pensione Tamerici, come sempre erano le 15, 15:30, perché noi si arrivava dalla Gabriella a quell'ora. Trovammo la Gabriella sul marciapiede di via Fiume. A domanda risponde, la macchina l'avevamo parcheggiata lì vicino e così via. Anche in questo verbale non pare che gli fosse contestato questo avvistamento della macchina presumibilmente di Lotti sotto Scopeti. Strategia investigativa, io penso che si può chiamare strategia investigativa, diciamo di sì, diciamo che si voleva arrivare al processo Pacciani in un certo modo, no? Poi ci sarebbe stato tutto il tempo successivamente di fare gli opportuni approfondimenti. È un po', insomma, si capisce, no? Che questi interrogatori di Pucci chiaramente furono gestiti, perché non è possibile che un personaggio del genere non fosse stato torchiato per fargli dire tutto subito. Io questo non ci credo. C'era anche Vanni, no? L'aveva detto la Ghiribelli, che secondo lei, per quel che si ricordava, c'era anche Vanni, e Pucci confermò. Effettivamente, quel giorno dalla Gabriella era venuto anche il Vanni, però lei lo mandò via. Questo episodio avvenne quando noi già si era andati con la Gabriella, insomma il Vanni che era arrivato per conto suo salì dopo Giancarlo e un momento dopo scese perché la Gabriella l'aveva respinto. Il Vanni era arrabbiatissimo, ce l'aveva con la Gabriella e così via. E a un certo punto Pucci parlò dell'identità di questi due personaggi, che ricordo aveva già detto che Lotti aveva riconosciuto Pacciani e lui aveva riconosciuto Vanni. Ne riparlò, sentiamo come.
Si fermò la macchina quasi alla bocca con la stradella che porta alla piazzola. Si scese piano piano. Vidi subito una tenda di colore sul grigio e accanto, poco discosto, un po' prima della tenda, una macchina di colore sul chiaro. La visibilità non era male perché c'era la luna crescente, quella buona perché nascono i funghi. Appena ci si avvicinò vedemmo due persone, tra la macchina che ho detto e la tenda. A questo punto le persone non escono dalla macchina. Una era più bassa e tarchiata e l'altra era più alta. E qui si addicono a Vanni e Pacciani, no? Vanni che era alto e Pacciani che era tarchiato. Quello tarchiato aveva in mano una pistola, quello più alto aveva in mano un coltellone da cucina. Quello tarchiato ci vide, ci disse subito dietro: vi ammazzo, andate via. Noi si girò le spalle e si scappò. Quando si fu tornati all'altezza della macchina, io ero parecchio impaurito. Uno dei due mi parve il Vanni, anzi era sicuramente il Vanni. Quello tarchiato con la pistola lo riconobbi per il Pacciani. E qui Pucci dice che fu lui stesso a riconoscere Pacciani, non fu Lotti a riconoscerlo e a dirglielo. Io mi domando se a fronte di tutte queste contraddizioni del personaggio, a chi lo stava interrogando non fosse venuto qualche dubbio, ma chi lo sa. Ma in quell'occasione Pucci fece molto di più. Descrisse il delitto. Vediamo come. Ora che mi viene chiesto se io abbia visto anche qualche altra cosa per rimanere così spaventato, voglio dire, liberandomi di un peso, che ho assistito a tutta la scena e che ho visto sparare. La cosa è avvenuta così: quando i due ci hanno minacciato, io volevo andare via. Il Lotti però disse: andiamo a vedere come va a finire. Si aspettò qualche minuto e poi, senza farci vedere, piano piano si ritornò sul posto dalla parte della macchina. A domanda risponde: per guardare cosa accadeva senza essere notati, girammo un po' tra le frasche per arrivare dal lato della macchina parcheggiata vicino alla tenda. Poco dopo vedemmo questa scena. Uno dei due, quello più alto, cioè il Vanni, andò dietro la parte posteriore della tenda e con quel coltellaccio da cucina che aveva in mano tagliò il tessuto. Ricordo ancora il rumore che fece, come di tela strappata. Il gesto che io vidi mi sembrò come fatto dal basso verso l'alto. A questo punto l'uomo uscì fuori dalla tenda, dalla parte anteriore, scappando verso il bosco, cioè dalla parte opposta della strada. L'altro, che aveva la pistola, cioè il Pacciani, gli sparò e gli andò dietro mentre quello scappava, continuando a sparare. E qui possiamo già notare che non è possibile che Pacciani avesse sparato al ragazzo che scappava mentre lo stava inseguendo, perché i bossoli furono trovati tutti attorno alla tenda. Nello stesso tempo il Vanni si introdusse nella tenda dal lato posteriore, attraverso l'apertura che aveva praticato. E qui abbiamo una seconda grossa inverosimiglianza, anche peggio, ben nota, perché da quel taglio nella tenda Vanni sicuramente non sarebbe potuto entrare, perché era piccolo, era a mezza costa e poi soprattutto c'era un telo dietro che non era stato tagliato. Sentii delle grida di donna provenire da dentro la tenda. A quel punto, spaventatissimi, siamo andati via e non ricordo di aver visto altro. Non ho visto il Vanni uscire dalla tenda, né ho avuto modo di vedere il Pacciani tornare indietro dal bosco dopo essersi dato all'inseguimento dell'uomo. Quando siamo risaliti in macchina, il Lotti disse: li hanno già ammazzati. Insomma, qui diciamo che io sto parlando più che altro a chi crede allo scenario dei compagni di merende, cioè con una testimonianza così di Pucci, che poi risultò essere uno dei cardini della sentenza, ma dove si può andare con una testimonianza di questo genere? Una testimonianza così contraddittoria, così piena di inverosimiglianze. Mi sembra veramente assurdo che con una testimonianza del genere si sia potuti portare Pucci in dibattimento e poi ritenerlo addirittura un testimone assolutamente affidabile. C'è questo dubbio, no, di quest'auto che Pucci avrebbe visto prima della tenda dalla quale sarebbero scesi due individui, però in questa occasione disse che i due individui erano già fuori quando loro arrivarono. Ma parla di quest'auto. A domanda risponde: sicuramente la macchina vicina alla tenda era quella degli occupanti della tenda stessa e qui, non so, evidentemente gli avevano rimproverato, dice ma quella macchina lì, era la macchina dei francesi, quella macchina bianca. E lui si vede che disse sì, è vero, era quella dei francesi, però quella macchina lui l'aveva messa in un posto che non era quello dove era la macchina dei francesi.
Sullo spiazzo c'era una sola vettura, continua Pucci. Fu il Lotti, appena saliti in macchina, a dirmi che dentro la tenda ci dovevano essere dei francesi, in quanto aveva riconosciuto la targa straniera. Però questa macchina non era dove aveva detto lui, cioè non era a metà strada tra l'inizio della stradina e la tenda, ma era dietro la tenda. E chi lo stava interrogando non glielo fece notare, ma... A domanda risponde: non so con che mezzo potevano essere venuti il Vanni e il Pacciani, io sul posto vidi soltanto appoggiato a un cancello un motorino che si trovava esattamente dalla parte opposta all'ingresso della piazzola, precisamente dalla parte destra andando verso Firenze. C'è questo motorino appoggiato al cancello della proprietà Rufo. Introduciamo un argomento che però poi qui non approfondiremo, anche perché furono gli inquirenti stessi che lo lasciarono lì in naftalina. Il delitto di Vicchio, perché in questa occasione Pucci parlò anche del delitto di Vicchio. Sentiamo come. Loro mi chiedono se sono stato con il Lotti nella zona di Vicchio a vedere coppiette. Io ci sono stato una volta. Me ne ricordo perché pochi giorni dopo ammazzarono una coppietta in macchina e Lotti mi disse: guarda, hanno ammazzato quelli che si è visto noi. Me lo disse la domenica mattina quando si era davanti al bar centrale a San Casciano. Era sempre il Lotti che sapeva i posti e che mi diceva di andare con lui in un determinato posto perché lì c'erano copie da spiare. Questo è avvenuto anche quando siamo andati, quella volta che ho detto io, a Vicchio. Ora qui bisognerebbe dire, no, ma questa uscita di Pucci di Vicchio era stata sollecitata da chi lo stava interrogando? Gli avevano messo in bocca loro questo fatto? Io direi proprio di no, perché questo fatto fu poi ignorato totalmente, cioè si attese prima di mettere Lotti di fronte a quello che aveva detto Pucci. Io penso che metterlo lì già in questo momento, visto che poi si evitò di parlarne, non sarebbe stato una gran strategia investigativa. Se volevano introdurre questo elemento avrebbero aspettato, secondo me, al momento in cui poi avrebbero inteso rimproverarlo a Lotti. Allora, prima di chiederci, no, perché qui la cosa importante è che in questo momento tutte le nostre domande, quelle domande che ci siamo fatti su Lotti, sul perché Lotti aveva raccontato questo, aveva raccontato quell'altro, a questo punto bisogna fartele su Pucci. E su Pucci la situazione è un pochino diversa, cioè Lotti era un'anima persa, era solo, e se la giustificazione al suo autoaccusarsi poteva derivare dal bisogno di mangiare il famoso piatto di minestra, nel caso di Pucci adesso vediamo che non era assolutamente così, cioè Pucci non era un'anima persa. E allora uno ci deve domandare, ma ce lo domanderemo, perché raccontò tutte queste cose se erano tutte fantasie? Ma vediamo di Pucci e il contesto familiare in cui era inserito attraverso la perizia Fornari-Lagazzi che venne fatta su di lui. Cioè Fornari-Lagazzi, dopo aver fatto la perizia su Lotti, furono incaricati di farne una anche su Pucci, per vedere se Pucci era in grado di testimoniare, perché effettivamente Pucci aveva un certo ritardo mentale e aveva anche una pensione di invalidità dovuta a questo ritardo mentale. Una pensione di invalidità nel cui certificato che aveva consentito di averla c'era scritto che lui sarebbe stato un oligofrenico grave. Fornari e Lagazzi lo sondarono in 2 giorni, mi sembra il 10 e il 12 dicembre del 96, ma Pucci si mostrò molto molto reticente. Infatti loro, che constatarono la presenza di un handicap, di un disturbo di personalità, non furono in grado di quantificarlo perché Pucci non fu collaborativo nei colloqui e negli esami, nei test che loro fecero. Infatti loro, per avere maggiori notizie, furono costretti a rivolgersi ai familiari e fu Marisa, la sorella Marisa, che raccontò un po' di cose. Leggiamo quello che disse, è importante, questo è importante. Per fini di completezza anamnestica, anche a seguito di specifica richiesta della stessa, è stata sentita la sorella del periziando, signora Pucci Marisa. L'intervistata ha riferito che il fratello, soggetto a suo dire nervoso già a partire
dalla prima infanzia, è sempre vissuto con la madre, mentre dopo la morte della stessa ha fruito di una piccola abitazione autonoma nell'ambito della casa familiare, recandosi per i pasti presso la sorella e fruendo dell'aiuto della stessa per la pulizia dei propri locali. La signora Pucci riferisce che il fratello, seguito in età adulta da un medico specializzato in pazienti con handicap, non avrebbe mai svolto una stabile attività lavorativa ed è da anni fruitore di una pensione per invalidità. Nel contempo la signora riferisce la volontà della famiglia di chiedere l'interdizione del congiunto e precisa la possibilità che in caso di sue ulteriori convocazioni quale teste siano prodotte certificazioni mediche attestanti la sua impossibilità a comparire. Ecco, fermiamoci un momento. Cioè, in questo momento è venuto fuori un elemento importantissimo, cioè la sorella di Pucci sta minacciando di chiedere l'interdizione del fratello per incapacità nel caso in cui venisse ulteriormente invitato a comparire. E questo poi ci farà porre qualche domanda sul fatto che questi racconti di Lotti, di Pucci, possono aver avuto o no una base di veridicità. Ma andiamo avanti. A questo punto si sono chieste alla signora informazioni in merito a eventuali precedenti clinici tali da legittimare la dichiarata necessità di interdire il fratello. Di fronte alle domande, la stessa intervistata ha tuttavia negato la sussistenza di problemi di prodigalità e di palese inferiorità psichica. Cioè, da una parte, la sorella di Pucci ha detto attenzione perché io lo faccio interdire, però dall'altra non ha saputo fornire gli elementi che avrebbero potuto farlo interdire. Infatti i consulenti dicono non raccontò episodi di prodigalità vuol dire sperpero di denaro, o di inferiorità psichica. Anzi, ha citato un episodio in cui il signor Pucci, resosi conto di aver acquistato a caro prezzo un motorino non funzionante, si era lui stesso indirizzato dal venditore per vedere riconosciuti i suoi diritti. E questo non è certamente il comportamento di un oligofrenico. Cioè la signora sta dicendo che avevano fregato Pucci vendendogli un motorino evidentemente usato che non funzionava bene, lui andò dal venditore a protestare. Viene inoltre precisato che il signor Pucci gestisce autonomamente ed in modo adeguato il denaro che riceve dalla pensione di cui fruisce e quello che ricava dalle attività di falegnameria che svolge presso una piccola bottega. Anche questo contrasta terribilmente con l'immagine di Pucci oligofrenico, no? Quella che ci viene restituita da vari libri e compagnia bella. Vengono infine negati precedenti comportamenti di tipo aggressivo o palesemente disturbanti verso l'ambiente, mentre vengono ampiamente descritte le qualità di carattere affettivo dell'uomo. E insomma, la sorella descrive Fernando Pucci come un personaggio, sì, che ha diciamo, un handicap, un lieve handicap, però un personaggio tutto sommato normale. Si dà atto che la signora Pucci ha preannunciato la volontà della famiglia di adire, se necessario, alle vie legali al fine di evitare qualsiasi possibile strumentalizzazione delle dichiarazioni del fratello. Attenzione, la signora Pucci sta minacciando di adire a vie legali per evitare strumentalizzazioni delle dichiarazioni del fratello. Cominciamo a ripensare al fatto che Fernando Pucci non era affatto un'anima così abbandonata a se stessa, aveva dietro i fratelli che erano molto preoccupati per lui. Ha chiesto una relazione firmata dei consulenti circa le indagini esperite, non concessa, non sussistendo specifiche autorizzazioni dell'ufficio, e si è riservata di sottoporre l'intera vicenda al proprio legale di fiducia, con il quale ha precisato di aver già effettuato alcune riunioni preliminari. Allora, è credibile che gli inquirenti avrebbero potuto tirar dentro Fernando Pucci in questa vicenda da zero se Fernando Pucci fosse stato assolutamente estraneo? I suoi fratelli avrebbero consentito una cosa del genere? Io non penso.
Per renderci conto del rapporto tra i fratelli di Pucci e come loro vissero questo ingresso di Pucci nella vicenda, abbiamo la deposizione di Valdemaro Pucci, il fratello, al processo al processo Vanni, che è del 6 ottobre 97. Leggiamo alcuni passi di questa deposizione. Questi sono gli elementi che riguardano il primo interrogatorio. Il PM può raccontare alla Corte come e quando è venuto a sapere dei racconti di Fernando relativamente ai delitti delle coppiette? Su quello che aveva riferito Fernando, come ve lo ha detto a voi e quando? E questo è interessante, cioè in che modo i fratelli di Pucci hanno vissuto questi suoi interrogatori, questi suoi racconti di essere stato lì con Lotti, eccetera, eccetera. No, come li hanno vissuti loro? Pucci, Valdemaro Pucci, la prima volta che me lo disse, io lo accompagnai per portarlo giù, lo accompagnai io, dottore. PM lo accompagnò lei, sì, e stiedi fino a verso le 9 mi pare. Erano i primi di gennaio, 2 gennaio, dice il PM. Ecco, la prima volta che lo accompagnai, fui soltanto io ad accompagnarlo. PM, benissimo. Evidentemente qui Valdemaro Pucci sta riferendosi al primo interrogatorio di Pucci. Fu lui a accompagnarlo da Montefiridolfi a Firenze in questura. E stette fuori dalla stanza ad aspettarlo. Io non sapevo perché lo avevano chiamato, perché dentro non fate entrare nessuno, nella stanza naturalmente dove lo stavano interrogando. Quando lo ripresi in macchina gli dissi: ma che t'hai fatto? Che c'è qualcosa di male? Risponde Pucci: ma io passai così dagli scopeti, mi fermai per fare un bisogno con Giancarlo e ho sentito delle voci, poi degli spari, poi sono andato via. Ma la voce mi sembrava quella del Pacciani, mi disse così. PM, questa è la prima versione. Pucci, questa è la prima versione, sì. E qui bisogna dire che, insomma, il fratello di Pucci disse che nel momento in cui Pucci, dopo questo colloquio, questo interrogatorio con Giuttari, lui lo riportò a casa, gli disse che gli raccontò che aveva sentito degli spari e aveva visto Pacciani. Cose che dal verbale dell'interrogatorio non risultano. Allora qui bisogna chiedersi, no? Ma queste cose che aveva detto al fratello, le aveva dette dentro mentre lo stavano interrogando? La certezza non c'è, però se l'aveva detto al fratello non si vede perché non doveva averlo detto ai poliziotti che lo stavano interrogando. Io questo cioè non ci sono prove di una cosa del genere, però insomma qualche dubbio c'è. Abbiamo anche visto quello che successe con quel verbale del 21 dicembre della Ghiribelli. Ma per avere, diciamo, così, per farsi le idee un pochino più chiare, per quanto possibile, su quello che potrebbe essere successo dentro quella stanza, leggiamo un passo del libro di Giuttari, dove parla proprio di quell'interrogatorio lì. Qui ci sono le dichiarazioni di Pucci, dei due ne vidi meglio uno, aveva il viso pieno ed era un po' stempiato sulla fronte, tarchiato e di altezza media. Questo l'abbiamo letto dal verbale, no? Cioè qui praticamente Pucci sta descrivendo Pacciani. Infatti si domanda Giuttari nel libro: Pacciani? La domanda mi brucia la lingua, ma mi trattengo. Non posso farla, non io, non ora. Se si trattava di lui, anche ammesso che all'epoca Pucci non lo conoscesse, con tutta la pubblicità che aveva avuto di recente, non può ora non saperlo, ma deve essere lui a dirlo, o il PM a farglielo dire. Se glielo metto in bocca io, un avvocato potrebbe in seguito contestare che gli è stato suggerito e inficiare anche l'eventuale dichiarazione data al PM. Ma se in quella stanza Pucci non fece il nome di Pacciani e non parlò degli spari, perché magari chi lo stava ascoltando gli disse no Pucci non mi racconti questa cosa perché lo dovrà raccontare al PM, è possibile che le cose siano andate così, non si sa. Però continuiamo con la deposizione di Valdemaro Pucci, perché a questo punto mettiamoci in quel momento in cui Pucci veniva accompagnato a casa, il fratello seppe di questa storia, perché fino allora, lo dice anche lui stesso, non aveva saputo niente, non si era nemmeno immaginato. Semplicemente lo aveva visto frequentare Lotti,
ma non si immaginava che era impelagato in una storia del genere. Leggiamo comunque, continua l'interrogatorio di Valdemaro Pucci da parte del PM. PM poi, dopo questo fatto, le ha dato maggiori particolari, poi mi diceva sempre qualcosa, perché lei gli diceva di non dire nulla a nessuno, lei, dice Valdemaro, mi disse qualcosa, però lei aveva detto di stare zitto. PM, questo è vero, e non me lo diceva neanche a me. PM poi, lo sapete prima voi, perché Valdemaro Pucci era stato interrogato naturalmente, no? E aveva detto quello che Pucci aveva detto dopo questo primo interrogatorio. Lo sapete prima voi che io quando ero a tavola insistevo, Fernandino, oh, che t'ha fatto? Come l'è andata? E che tu hai visto? E lui un pochino rispondeva così, e poi dopo, quando vedo che la cosa la cominciava un pochino, non c'è da insistere tanto, perché lui piglia e batte ogni cosa in terra, capito? E allora aspettai. Poi da ultimo me lo disse. PM, come le disse e quando fu? A tavola me lo disse, insieme alla mia moglie. Io, quando, non me ne ricordo, avvocato, mi disse, ho visto Mario che con un coltello tagliava la tenda e il Pacciani a sparare. Ecco, io so questo qui. Per cui Pucci raccontò in famiglia quello che aveva raccontato agli inquirenti. E ora qui la domanda dovrebbe essere, ma aveva mentito agli inquirenti e aveva mentito anche in famiglia? Io penso di sì, ma aveva mentito perché non aveva visto niente o perché invece aveva visto qualcosa di diverso e non voleva dirlo né agli uni né agli altri. PM questo le disse, poi le ha riferito successivamente o nella stessa circostanza, tant'è che lei su questo ha deposto che Fernando ha anche riferito qualcosa su fatti precedenti, sul fatto che andava a spiare coppie con Lotti. No, questo no, non me lo diceva, me lo ha detto un po' dopo questo qui. E gli ha anche detto che era stato sia alla piazzola di Vicchio che a Montespertoli. Sì, alla piazzola di Vicchio me lo disse, perché da principio diceva di no, e poi piano piano insomma gli feci dire, ma mi disse sì, sono stato una volta a Vicchio. Per cui anche di fronte a familiari Pucci confermò di essere stato a Vicchio a spiare la coppia. E poi andava anche, credo, in passato, quando gli dissi, ma anche a Montespertoli, dice sì, quando andava alla festa del vino ci si fermò a vedere questa, a vedere una coppia, ma questo diciamo che non è. Poi si va a parlare del processo Pacciani, che veniva visto in famiglia. Io ricordo che le udienze del processo Pacciani venivano trasmesse da una TV privata, venivano trasmesse tutte. E lì immagino nella zona erano tutti lì a guardare, o tanti. PM, senta, quando c'era il processo Pacciani, che è stato trasmesso anche in televisione, è mai capitato di fare commenti o parlarne con Fernando? No, parlarne no, perché lui non ne voleva parlare di queste cose. Solamente una volta la mia moglie, così in scherzo, la gli disse, qualche volta ti arrestano anche te. Prese il piatto, lo batté in terra e andette via. E noi si rimase un po' male di questo fatto. Ma non ci si pensava, dottore, a queste cose. Chi pensa che sia stato impelagato in queste cose qui? PM, cioè a lei sembrò strano che rompesse il piatto. Sì, mi sembrò strano, ma non ci pensavo, dottore. A volte la lo fa confondere, a volte non gli piace questa cosa, qualche cosa, capito? E allora piglia e si alza. Di molte volte così. Questi scatti ce li ha, però noi si sa da piccino che insomma si sa che è così. Bisogna saperlo pigliare. A interrogare Valdemaro Pucci poi fu anche la volta degli avvocati e anche di Filastò. Sentiamo un piccolo scambio con Filastò. Senta, quando poi suo fratello si decise a raccontargli quello che aveva visto, lei si rammenta con precisione che ha detto «Ho visto Mario che con un coltello tagliava la tenda?» «Sì, signore, proprio, la precisione, così». Proprio queste parole? Sì, ho visto che Mario aveva il coltello in mano a tagliare la tenda e il Pacciani con la pistola a sparare. Filastò, va bene, grazie. E Filastò sperava che non gli avesse detto proprio così, sperava di trovare delle incongruenze, ma ci rimase male, perché effettivamente Valdemaro Pucci disse sì, quello che aveva detto agli inquirenti l'aveva detto anche a lui. Allora, ci stiamo avvicinando alla fine del video per poi dare un po' un giudizio, no, su questo personaggio Pucci, ma prima di arrivare alla fine del video vediamo le conclusioni che dettero Fornari e Lagazzi su quello che loro avevano capito di questo personaggio. Premetto che i due liquidarono l'esito dell'esame per la pensione,
che era oligofrenia grave come non credibile, cioè in sostanza quel certificato era volto a consentire a Pucci di prendere la pensione. Cioè una volta diciamo che conoscevi un medico e si faceva presto, no? Ci sono tantissime pensioni di invalidità che se si va a vedere adesso oggi saranno molte meno perché i controlli sono molti di più, una volta ce n'erano tante. Comunque leggiamo quello che scrissero Fornari e Lagazzi. La valutazione della credibilità clinica è frutto di un'indagine psicologico-psichiatrica ammessa dal legislatore che ha come unico obiettivo quello di stabilire se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le accuse di quel soggetto siano o meno attendibili e credibili. Attendibile significa che il soggetto interrogato, posto che lo voglia, può offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa, realistica, dal momento che nei suoi meccanismi psichici non si ravvisa da un punto di vista clinico alcun processo psichico che possa inficiare precisione, obiettività, serenità di percezione, di conservazione e di rievocazione. Insomma, quello che dicono i consulenti, dicono che una persona è ritenuta affidabile se può rendere una testimonianza affidabile, però non è detto che poi la renda, perché magari non la vuole rendere, però potrebbe. E questo è proprio il caso di Pucci. Nella fattispecie in esame è possibile affermare senza riserva alcuna che Pucci Fernando è perfettamente in grado di rendere una testimonianza attendibile, purché lo voglia. In particolare, anche se sulla entità e sul tipo della sua invalidità nutriamo fondate perplessità, riteniamo che essa non possa costituirsi come quadro psicopatologico sufficiente per ostacolare o impedire il rendere testimonianza attendibile da parte del Pucci, purché egli lo voglia. Tutto questo consente di affermare con chiarezza, senza sostanziali riserve, che anche nel caso in cui eventuali e ulteriori indagini, finalmente realizzate con la collaborazione del soggetto, riuscissero a quantificare il suo deficit intellettivo, questo non si costituirebbe mai in un disturbo psicopatologico tale da rendere inattendibili le sue dichiarazioni. Cioè i consulenti si sentono di poter affermare che nonostante non avessero potuto misurare l'entità del suo handicap, loro videro che c'era un handicap, videro che c'era un disturbo di personalità, non lo seppero quantificare perché Pucci non era collaborativo, però si sentono di affermare che anche se venisse quantificato, sicuramente non sarebbe in entità tale da inficiare la possibilità che il soggetto possa rendere testimonianza attendibile, purché lo voglia. Ma vediamo la risposta al quesito del PM, il quesito era questo: dicano i consulenti quale sia l'invalidità da cui risulta affetto Pucci Fernando e se la stessa abbia influenza o meno sulla idoneità a rendere testimonianza. La loro risposta fu questa. A. Non è possibile accertare l'invalidità da cui risulta affetto Pucci Fernando per assenza di adeguata collaborazione da parte del soggetto alle nostre indagini al momento. È possibile attestare unicamente l'esistenza di un disturbo di personalità e di un ritardo mentale non quantificabili. B. Comunque quantificata, dato il contenuto specifico della sua testimonianza, tale invalidità non è in grado di influenzare nella sostanza l'idoneità del Pucci Fernando a rendere testimonianza. Ecco qua. Allora, in sostanza, io ho letto, in questo video ho letto tantissimo, no? Però io spero che tutte queste letture siano servite a dare un'idea di chi era questo personaggio Pucci, perché di questo personaggio Pucci si è detto a sproposito molto, si è scritto anche a sproposito molto. Si considera Pucci un oligofrenico, ma un oligofrenico non era. Cioè Pucci gestiva i suoi soldi, lavorava, aveva un'ape, poi io ho fatto vedere nel suo rapporto con Filastò come Pucci non fosse affatto un personaggio che non si sapeva interfacciare con il suo interlocutore. Si interfacciava a suo modo, era un modo furbo di interfacciarsi. No, io sono testone, ma testone... Sì, era testone, ma era un testone che ci marciava sopra all'essere testone.
Ma adesso facciamoci qualche domanda, no? Delle domande che, come negli altri video, io faccio in fondo. E la prima domanda qual è? Non riguarda Pucci questa, ma riguarda Lotti. Perché nella telefonata del 25 gennaio Lotti ammise con la Ghiribelli la sosta a Scopeti? Questo è un elemento che non si può disconoscere. Cioè, di fronte alla Ghiribelli, Lotti ammise quella sua fermata a Scopeti. Disse lui per fare pipì. Seconda domanda, come si spiega la comune scusa di essersi fermati a fare pipì? Attenzione, torniamo su questo fatto. Pucci alla Ghiribelli disse che si erano fermati per fare pipì, Lotti a Giuttari disse che si erano fermati per fare pipì. Esattamente la stessa scusa, perché di scusa si trattava. A questo punto passiamo a Pucci. Ricordo che Pucci era stato interrogato 3 volte, la prima volta da 3 poliziotti, la seconda volta da 2 magistrati e 4 poliziotti, la terza volta da 3 magistrati e 4 poliziotti. Allora, in queste occasioni Pucci, pur con tutte le contraddizioni che si vogliono, però disse tante cose, disse cose molto gravi. Allora, perché disse queste cose se era assolutamente estraneo a questa storia? Perché queste persone che lo avevano interrogato, lo avevano minacciato, gli avevano detto se non parli, se non dici queste cose vai in carcere. Allora, a parte il fatto che qui ci sarebbe stata un'associazione a delinquere tra magistrati e poliziotti per costringere Pucci a dire queste cose, no? Ma poi se dovesse essere avvenuta una cosa del genere, che sarebbe avvenuta con queste modalità, cioè con queste dichiarazioni così contraddittorie che un qualsiasi avvocato avrebbe smontato in 448, questa macchina che prima era la macchina degli assassini, erano usciti di lì, poi diventa la macchina dei francesi, però rimane parcheggiata prima della tenda quando invece era dietro, cioè, tutte queste dichiarazioni contraddittorie, io penso che non furono certamente chi interrogava a mettere in bocca a Pucci queste parole. Semmai nell'interscambio ci fu qualche suggerimento che Pucci poi prese a suo modo e così via, no? Ma potrebbe essere stato allettato Pucci da un piatto di minestra come Lotti? Cosa gli avrebbero promesso a Pucci perché lui potesse raccontare queste cose? Abbiamo visto che la situazione di Pucci non era certamente quella né di un indigente né di una persona sola che poteva, diciamo così, aver interesse a entrare in qualche meccanismo, tanto più che poi non entrò in nessun meccanismo. Ma allora sarebbe stato Pucci, di sua iniziativa, così, per il gusto di farlo, sempre nell'ipotesi che fosse assolutamente estraneo a questa storia, per il gusto di raccontare tutte queste cose che aveva visto Pacciani, aveva visto la pistola e così via, non mi sembra che Pucci fosse un mitomane. Pucci non era un mitomane. Cioè, se raccontò queste cose, non le raccontò per il gusto di raccontarle, il motivo doveva essere un altro. Ma poi, i familiari di Pucci, nel caso in cui Pucci fosse stato messo su dalla polizia, fosse stato costretto a raccontare queste cose, avrebbero consentito una cosa del genere. Abbiamo visto l'atteggiamento della sorella di fronte ai consulenti, la minaccia di vie legali, l'avvocato, la minaccia di interdizione. Cioè, è credibile che i familiari di Pucci avessero consentito una strumentalizzazione totale del loro congiunto? Non è credibile. E infine, è possibile che Pucci, che aveva raccontato quelle cose mentendo da zero, senza essere coinvolto alla polizia, avesse poi raccontato esattamente quelle stesse cose ai suoi familiari? Io penso che se lui era assolutamente estraneo, penso che la cosa non sia possibile. A questo punto vorrei parlare un attimo di due paroline che sono scetticismo e negazionismo. Sono due parole che hanno dei punti in comune, ma hanno anche delle grosse differenze. Allora, io lo dico così da ignorante, diciamo, da quello che ho capito io.
Lo scettico, chi è lo scettico? Lo scettico è quello che non crede a qualcosa di possibile o anche magari di probabile, però non di certo. È scettico chi dice no, sarà anche possibile, ma io non ci credo. Facciamo l'esempio, gli UFO, gli alieni. Si parla di UFO quando c'è Lotti, parliamo di UFO o di alieni. Lo scettico dice no, io non credo che esistano gli UFO, non credo che quegli oggetti volanti che sono stati così visti, fotografati e così via siano dei dischi volanti, non ci credo, saranno altre cose. Questo è lo scettico. Vediamo chi è invece il negazionista. Il negazionista è quello che dice io non ci credo di fronte al fatto che la Terra è rotonda, per esempio, no? Dice la Terra è rotonda, no, io non ci credo, la Terra è piatta, perché io guardo davanti a me e non vedo nessuna rotondità. No, c'è chi ancora oggi lo sostiene. Quello naturalmente è il negazionista. Ecco, io credo che nella vicenda del mostro di Firenze ci siano delle chiazze dove l'uso di questi due termini è dubbio. Io in generale, nell'ipotesi che fosse Lotti il mostro di Firenze, io ho usato il termine scettico per chi non ci crede. No? Perché? Perché questo scenario che io ho presentato, che ho cercato di ricostruire, effettivamente è uno scenario complesso in cui di dimostrato non è che ci sia molto. C'è, diciamo così, la logica che ci sta dietro, però diciamo, parlare di negazionismo legato all'ipotesi Lotti non lo ritengo possibile e parliamo di scetticismo. Però ci sono delle chiazze qua e là nell'ambito di questa teoria in cui invece, secondo me, chi non ci crede non è più scettico, ma è negazionista. E io credo che in questo caso, nel caso di Pucci, nel caso di chi continua a sostenere che Pucci con questa vicenda non c'entrava nulla, si può veramente parlare di negazionismo, perché a fronte di tutte le domande che ho fatto, non si può girarsi dall'altra parte, non si può pensare veramente che Pucci sarebbe stato del tutto estraneo, avrebbe raccontato tutte quelle cose perché gli furono messe in bocca, perché lui se le inventò per il gusto di inventarle e che i suoi familiari non avrebbero in un caso protestato e cercato di evitare che il fratello entrasse in una vicenda pericolosa che lo poteva portare in carcere e dall'altra che lui avesse raccontato queste balle anche ai familiari mi sembra che sia veramente una cosa da non credere. Ora io dico, capisco no, che ultimamente le nuove frontiere della mostrologia, io le chiamo, io capisco che sia molto più affascinante, sia molto più interessante, appagante star lì a discutere dei gruppi armati, a discutere dell'uomo dello Stato, a discutere di Zodiac, a discutere di queste letterine che mettendole assieme vengono fuori magici messaggi, no? Il rosso del Mugello, chissà questo personaggio misterioso del rosso del Mugello. Io penso che discutere di queste cose, queste lunghe discussioni in queste chat che fanno gli appassionati, sia senz'altro appagante, però io chiedo che qualcuno cominci a interrogarsi se è il caso di lasciarsi andare a queste discussioni così appaganti piuttosto che guardare in faccia quella che è una realtà molto meno appagante ma che ha il pregio di essere una verità, perché io credo che di fronte, in questo caso, a questo personaggio Pucci, non ci si possa girare dall'altra parte dicendo è come se non esistesse, è un oligofrenico e quello che ha detto non conta. Secondo me così è ingannare se stessi. Vi saluto.